Benvenuti cari amici su Underground Sea per proporvi un primer dedicato al Legacy, approfittando della disponibilità di Massimo Padruno, meglio noto nella community come Max Uzam, che è riuscito ad imporsi all'All Star Legacy at Skype con una build molto particolare. A dispetto di quanto uno possa pensare, non sempre gli archetipi di questo formato old school sono esosi, anzi, grazie ad alcune intuizioni nel nostro deck builder e a un ciclo di terre modali apparse per la prima volta nel set Zendikar Rising, ci potremo avventurare nel meta con un budget non eccessivo. Il merito va anche alle strane interazioni che troveremo all'interno della lista, che punta ad abusare di alcune carte che sfrutteranno a nostro vantaggio il contesto presente tra le 60, per delle partenze così esplosive da lasciare con un palmo di naso più di un avversario. Questa volta vi parleremo di Ops, All Spell. Con le premesse nel nome di questo mazzo, che evidenzia l'assenza di terre tradizionali tra le fonti di mana, è chiaro che diversi slot tra le 60 punteranno a darci mana in qualche modo, anche perché altrimenti sarebbe arduo lanciare qualcosa di utile. Tra le creature abbiamo ben 4 Elvish Spirit Guide e 4 Seaman Spirit Guide, che con il semplice discard ci offrono un mana verde o un mana rosso, superando almeno temporaneamente le esigenze di mana di alcune carte. Una di queste, che ha il solo scopo di offrirci in pool altri colori, è Wild Cantor in 1/, che con il suo sacrificio può convertire il mana investito per il suo cast in qualcos'altro, dandoci accesso a una serie di magie utile per i nostri scopi. Ma come potremmo pensare di vincere senza mana? Il diabolico piano passa per 2 creature molto particolari, Balaustra Spy e Undercity Informer, entrambi in 4/, che abuseranno dell'assenza di terre del mazzo per gettare tutto il nostro grimorio nel cimitero. Un piano apparentemente senza senso se non fosse per una creatura molto particolare che ci farà vincere grazie al nostro automill, Tassas Oracle in 1/, che entrando in campo al momento giusto ci darà la vittoria, in barba all'opponente incredulo. Completa questa sezione della lista un'altra carta inusuale, Narcomobea in 4/, che faremo entrare in campo se saremo bravi a gettarle nel cimitero passando direttamente dal grimorio, senza spendere nemmeno un prezioso mana, in barba alle regole del gioco che in questo mazzo sono riscritte dalle fondamenta. Se nel comparto creature sono presenti le basi per la nostra vittoria, è in questa sezione che possiamo ambire a rendere concreto il nostro gameplan, che come avrete ormai intuito considera l'inusuale risulta riduttivo. In primis dovremo cercare di sfruttare in qualche modo l'arrivo in campo di qualche creatura che riusciremo a castare o rianimare grazie ai trick presenti nel mazzo. Per questo avremo a disposizione 4 Cabal Ritual, lanciabili anche grazie a uno dei 4 Dark Ritual di supporto. Grazie ai bittanti miracolosamente presenti in campo potremo anche utilizzare alcune magie dal cimitero, anche senza mana, grazie alla loro abilità Flashback. Una Cabal Therapy, qui in 2/, ci permette di far scartare una risposta molesta al nemico, ma abbiamo un'altra carta ancora più interessante, Dread Return in 1/. Questa magia ci permette di riportare in vita dal cimitero direttamente in campo una carta chiave, solitamente il prezioso Tassas Oracle, che ci darà modo di vincere, anche se esiste un'altra magia in grado di permettere un'animazione intelligente, visto che abbiamo ben 4 Gadim Awakening presenti tra le 60. Il mana necessario però, nonostante abbiamo ben 8 Enable nel nero per soddisfare la fame di questa magia, saranno sempre troppi, quindi relegheremo il suo uso a terra in campo, pronto a darci mana per usare qualche risposta che ci permetterà di proteggerci quanto basta per arrivare a chiudere a dispetto delle repliche del nemico. Innanzitutto abbiamo 3 Tuxies, che punteranno a sfilare con un solo mana tutto quello che già dal primo turno potrebbe mettere in crisi le nostre giocate, ma avremo dalla nostra anche un counter estremo, Pact of Negation, in 4/, che poco prima di chiudere ci può salvare da qualcosa di molesto. Altra carta utile ma allo stesso tempo pericolosa arriva con Summoner Pact, anche loro in 4/, per metterci nell'affannosa ricerca di qualcuno dei nostri enable, in particolare quelli che ci offrono mana, certi di farcela o di morire da soli nel tentativo. C'è posto anche per un Memory Journey, pensata per mandare all'aria le rimozioni verso il nostro cimitero o per recuperare dal cimitero qualcuno dei nostri sassi a 0, dando ossigeno alle nostre potenziali chiusure, in barba ai tentativi del nemico di ostacolarci. Infine, più per lo scopo di avere delle terre che eludono i vincoli dei nostri enabler, al paio con gli Agadim Awakening abbiamo 4 Tournament Symbiosis, che useremo solo come fonti di mana, ma che sono perfette per il nostro piano malvagio. Fin qui abbiamo visto che ce la possiamo cavare anche senza fonti di mana, per costruire un archetipo, persino in barba alle complessità del Legacy, ma in realtà stiamo barando, almeno soffermandoci su questa sezione della lista. Già, perché un po' di mana a gratis lo potremo ottenere grazie a questi sassi a costo 0 con 2 Chrome Mox e 4 Lotus Petal, che fungono da paracadute per le nostre giocate, senza però infastidire le restrizioni di automill garantite dai nostri enabler. Il contesto e i vincoli del mazzo appaiono chiari, però puntare unicamente su un paio di tech per chiudere risulta piuttosto riduttivo e pericoloso, almeno in questo formato old school. Allora è meglio sempre avere un piano di riserva, grazie a Bridged from Below in 1/.
Questo particolare incantesimo sfrutterà la nostra naturale propensione a sacrificare creature per ottenere vantaggi, per nuovi token zombie, utile ad attivare qualcuna delle nostre carte dal cimitero, come Cabal Therapy, per proteggere al meglio il nostro operato prima di arrivare a chiudere i giochi in nostro favore. Con un piano di gioco così complesso e inusuale, anche la Sideboard deve essere strutturata in maniera non convenzionale, puntando a usare solo carte che non costino mana al cast o che ci offrono modi alternativi per entrare in campo. Un chiaro esempio arriva dalle Line of Sanctity in 4x, che potremo mettere in campo solo all'inizio della partita, offrendoci però una protezione di prim'ordine su tutto quello che prova a bersagliarci. Contro gli incantesimi e gli artefatti molesti schiereremo 4 Force of Vigor e un Nature's Claim, vista la nostra propensione a non avere mana o al massimo uno qua e là, preferibilmente verde, rosso o nero. Per proteggere le nostre chiusure, soprattutto verso archetipi particolarmente interattivi, ci possono fare comodo i Sanctity Swarm in 2x, visto che attaccando spegneranno ogni velleità dell'avversario in un turno, quello chiave in cui siamo pronti per vincere. Infine ci possono fare comodo i Channeler of the Annex, qui in 4x, buoni sia per inficiare i mazzi a base combo, sia alle interazioni a costo zero molto presenti nel formato, carte perfette per il G3, dove, inaspettate, manderanno all'aria tutti i tentativi di fermare il nostro folle pieno di vittoria. Già nelle parole di Max Yuzzam, quando descrive il potenziale di questo Ops All Spell, appare evidente il divertimento di chi ha messo in piedi un mazzo tanto pazzo quanto funzionale, con il coraggio delle proprie idee, supportate dai risultati. Si tratta veramente di una build atipica che ricalca in parte le tech presenti nel Modder, accelerandone in modo imbarazzante l'esecuzione per chiusure di primo o secondo turno grazie agli accelerini accessibili nel formato che ne offrono un'enorme consistenza. In più, le nuove terre di Zendikar Rising, che riescono a entrare persino stappate pagando solo 3 punti vita, hanno accentuato la propensione a un gameplay spaventosamente rapido e efficace, a tutto vantaggio, soprattutto nel G1, di partenze fulminee. Le molte fonti di mana disponibili, unite a una serie di carte pronte a proteggere dalle giocate avversarie, sia di main che di side, ci garantiranno un'inaspettata solidità, per una build solo in apparenza strampalata, per un archetipo che riesce persino a essere budget, almeno rispetto agli standard soliti del Legacy. Insomma, questo Ops All Spell ha tutta l'area di essere un mazzo perfetto per un torneo importante, inaspettato, difficile da contrastare e dannatamente veloce, a tutto vantaggio anche della tenuta del giocatore, che in un evento importante potrebbe venire a meno con il passare del tempo. Come avrete sicuramente intuito dalle spiegazioni fornite fino a questo momento, il piano di gioco di questo Ops All Spell, ideato da Max Yuzzam, è piuttosto complesso, anche se lineare nella sua esecuzione. La mano iniziale è fondamentale, così come sapere quali mulligan effettuare, garantendoci un enable per l'automill completo nel mazzo tra Balauzda Spy e Undercity Informa, oltre alla mana necessaria per castare, magari supportati da qualche protezione, una di queste creature. L'effetto di automill garantito dall'assenza di terre tradizionali nel mazzo porterà all'ingresso dei 4 Anachromobea, che diventeranno bersagli perfetti per le nostre magie con l'abilità Flashback, Cabal Therapy, come ulteriore protezione, e Dead Return, carta chiave per chiudere. Quest'ultima magia ci permetterà di rianimare, non stando sotto counter, la nostra Thassa's Oracle, così da vincere in tutta sicurezza, in barba a buona parte delle possibili risposte del nemico. In caso di hate verso il cimitero abbiamo dalla nostra Memory Journey, per rimettere in cima 2 Lotus Petal oltre al Thassa's Oracle, per rimettere in piedi in 3 turni la nostra chiusura, nell'ultimo tentativo di vincere a dispetto dell'azione avversaria. Resta un'ipotesi rara, anche perché tra Anachromobea, token zombie prodotti da Bridge from Below e tutte le mestizie tra main e side che potremo schierare per inibire le giocate avversarie, il nostro piano, seppure strano, ha ottime possibilità di riuscita. L'unico limite per questo Ops All Spell sono le mani iniziali e una certa inesperienza nel meta che potrebbe non farvi cogliere tutte le sfumature e le risposte adeguate alle possibili minacce verso il nostro gameplan, ma con un po' di esperienza, oltre a questo video, avrete modo di utilizzare con profitto questo archetipo fuori dai generis. Grazie ai consigli del nostro deck builder proviamo ora a comprendere come questa lista si posiziona nel meta legacy rispetto ai diversi archetipi che al momento bazzicano ai tavoli da gioco. In questo contesto particolare non avremo degli archetipi da fronteggiare, piuttosto le carte specifiche che possono disattivare la nostra chiusura, ecco perché analizzeremo in modo un po' differente questa sezione, verificando casistiche e possibili soluzioni. Un primo problema arriva dalla Line of the Void, su cui potremo interagire solo di side, con Force of Vigor o Nature's Claim, da giocare in sicurezza prima di avviare la nostra combo estrema, consci del fatto che si tratta di carte usate in pochi casi ed archetipi a forte base nera. Con Surgical Extraction capiterà di averci a che fare molto spesso, soprattutto dal G2 in poi. Qui avremo dalla nostra l'arsenale interazioni, che scateneremo prima di avviare la combo, visto che questa carta, dovendo bersagliare solo il cimitero, non avrà bersagli finché non saremo certi di averla neutralizzata.
Un'altra carta problematica è Dress Down, che può colpirci durante la comodità SAS Oracle, quindi sarà bene giocare protetti, dopo un Cabal Therapy o con un Pact of Navigation in mano, pronti a rispondere a questa carta spesso presente nel formato. Chiaramente l'unico counter problematico alla fine è Force Will, ma anche in questo caso abbiamo diversi modi per risolvere preventivamente o in corsa uno dei pochi counter veramente efficaci contro il nostro game plan, quindi tutti gli archetipi base contro andranno tenuti in particolare attenzione durante le nostre partite. Gli scartini, come Tuxais, possono mettere in crisi il nostro game plan, basato principalmente sulla mano iniziale, quindi dovremo tenere conto di questo aspetto durante i nostri mulligan, soprattutto se non partiamo per primi, perché potremo subire questo haste molto pericoloso se non gestito correttamente. Infine, carta poco giocata ma assolutamente pericolosa perché non intercettabile dai counter, è Fire Macabre, a cui potremo solo rispondere o preventivamente o con Memories Journey, quindi è bene porre la massima attenzione a tutti gli archetipi che potrebbero listarla, perché la sua natura infida potrebbe risultarci fatale. Con le comprensibili peculiarità di questo Ops All Spell, Massimo Patruno, o meglio Max Yuzzam, non avrà mai molte modifiche da portare a questa lista, a meno che la casa madre arrivi a stampare qualcosa di meglio di quello che è già presente, derivato da quasi 30 anni di carte dai bizzarri effetti. C'è giusto una considerazione da effettuare su Xanthi Swarm, presente nella side, però alla fine è troppo lenta per l'esplosività di questa lista, preferendo l'utilizzo di Channel of Annex molto più efficace e solido, se si punta a chiudere di primo o secondo turno al massimo. Quindi sarà difficile pensare a futuri aggiornamenti della lista, il che forse è un bene per un mazzo che ci fa accedere al formato con una spesa contenuta, garantendoci una certa stabilità nel tempo, per rodare le nostre skill nel formato old school senza troppe sorprese. Eccoci giunti alla conclusione di questo video, che ha visto come protagonista Max Yuzzam, al secolo Massimo Patruno, che è arrivato a vincere un torneo importante con un archetipo tanto pazzo quanto efficace, in grado di tenere testa a mazzi di giocatori di prim'ordine. Se volete una build in grado di chiusura a fulmicotone, costruibile con un budget più che contenuto per gli standard del Legacy, questo Ops All Spell potrebbe fare al caso vostro. Dovrete solo affinare le vostre skill e la capacità di leggere il formato, compito non sempre facile vista la varietà del meta in costante evoluzione. E se volete partecipare a un futuro Covid-19 World Skype o volete saperne qualcosa di più su questo formato old school, continuate a seguirci sul nostro canale o scrivete nei commenti sotto questo video, siamo a vostra disposizione per darvi tutte le news del caso. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea.